Siamo nel 2007. Gli Stati Uniti, ovvero la più grande superpotenza militare del mondo, fa una scelta che scuote l'industria della difesa. Per il loro nuovo aereo da trasporto tattico scelgono un progetto italiano, il C-27J Spartan. Un affare da 2 miliardi di dollari con la prospettiva di crescere ancora. Un trionfo per l'ingegneria del nostro paese. Questa è la storia di quell'aereo, ma non una vicenda come le altre. Parliamo di eccellenza, di competizione spietata, di fiducia e alla fine di un presunto tradimento. 5 anni dopo, infatti, dopo aver dimostrato prestazioni eccezionali sui campi di battaglia più difficili del pianeta, lo stesso aereo viene cancellato, messo da parte, tradito. Eppure, questa non è la storia di un fallimento, ma è la storia di come una controversa decisione politica, un atto che avrebbe dovuto affossare un programma, lo ha invece trasformato in un successo globale. Come è potuto succedere? Per capirlo, dobbiamo fare un passo indietro e tornare alle origini di una macchina straordinaria. La storia dello Spartan non inizia nel 2007, ma decenni prima, sulle ceneri della ricostruzione industriale italiana del dopoguerra. Negli anni 60, la NATO ha bisogno di un nuovo velivolo da trasporto tattico capace di operare da piste corte e non preparate, il cosiddetto requisito STOL, Short Takeoff and Landing. L'industria italiana, attraverso la Fiat Aviazione, che poi diventerà Air Italia, risponde alla chiamata. Il risultato è un aereo che già all'epoca sembrava eccezionale, ovvero il G222. La sua caratteristica più evidente era un carrello alto e incredibilmente robusto, che gli permetteva di atterrare e decollare da piste semi-preparate, erba o sterrato, in spazi dove il suo cugino più grande e famoso, il C-130 Hercules, non poteva operare. Era un vero mulo dell'aria, progettato per arrivare dove gli altri si fermavano. Il G222 si fa notare, e proprio dagli americani. Negli anni 90 l'aeronautica militare statunitense, la USAF, ne acquista 10 esemplari, ribattezzandoli C-27A Spartan, per le sue operazioni di trasporto tattico in Centro e Sud America, con base a Panama. Per la prima volta un aereo da trasporto militare interamente italiano vola con le insegne a stelle e strisce, svolgendo missioni in condizioni difficili e atterrando su piste improvvisate nel cuore della giungla. L'America aveva avuto un assaggio dell'eccellenza italiana e non l'avrebbe dimenticato. Se queste storie di ingegno e tecnologia italiane vi appassionano, questo è il momento perfetto per supportare il nostro lavoro. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento e condividete questo video. Questo ci permette di continuare a raccontare queste vicende straordinarie. Ma il vero salto di qualità arriva nella fine degli anni 90. Alenia Aeronautica, erede di Air Italia, prende il G222 e lo reinventa completamente. Non è un semplice aggiornamento, ma è una rivoluzione tecnologica. La fusoliera, così valida e robusta, viene mantenuta, ma tutto il resto viene proiettato nel XXI secolo. Vengono installati 2 motori Rolls-Royce AE 2100, gli stessi potentissimi del C-130J Super Hercules. L'avionica viene sostituita con un moderno glass cockpit digitale. Il risultato è una macchina che mantiene la leggendaria robustezza e capacità STOL del suo predecessore, ma con un cuore e un cervello da aereo di prima linea. Nasce così il C-27J Spartan. La J nel nome richiama la stessa convenzione usata per il C-130J, sottolineando la comunanza di motori e sistemi sviluppati in collaborazione con Lockheed Martin, una mossa che si rivelerà poi fondamentale. E arriviamo così al 2007. L'esercito e l'aeronautica degli Stati Uniti lanciano il programma Joint Cargo Aircraft, JCA, con l'obiettivo di trovare un velivolo per colmare il vuoto critico tra gli elicotteri pesanti, come il CH-47 Chinook, e i grandi trasporti come il C-130. Serve un aereo capace di portare carichi direttamente sulla linea del fronte, su piste improvvisate, coprendo il cosiddetto ultimo miglio tattico. La competizione è feroce. Da una parte il consorzio europeo EADS, oggi Airbus, con il suo C-295. Dall'altra, Alenia Aeronautica, in squadra con partner americani, che presenta il suo C-27J Spartan. Sulla carta, una sfida quasi impossibile. Ma i test sul campo non lasciano spazio a nessun dubbio. Lo Spartan si dimostra superiore. È più veloce, vola più in alto e, soprattutto, trasporta un carico più pesante del suo concorrente, mantenendo capacità di decollo e atterraggio corti che il C-130J non può eguagliare. E così, contro ogni pronostico, arriva l'annuncio. Il Pentagono sceglie l'aereo italiano. Il contratto iniziale è da 2,04 miliardi di dollari per 78 velivoli. I piani iniziali sono ancora più ambiziosi e parlano di una flotta totale di 145 aerei, per un valore che avrebbe potuto sfiorare i 6 miliardi di dollari. Per l'allora Finmeccanica, oggi Leonardo, è un trionfo storico. La vittoria è così netta che persino il ricorso presentato dai concorrenti viene respinto dal Government Accountability Office, GAO, che convalida la correttezza della scelta. Sembra l'inizio di un'era dorata, un sogno americano con le ali tricolori. Ma è proprio qui che la storia prende una piega inaspettata. Mentre le linee di produzione si avviano, i primi C-27J con le insegne americane vengono spediti nel luogo più esigente del pianeta, l'Afghanistan.
E qui lo Spartan non si limita a soddisfare le aspettative, ma addirittura le supera. Tra il 2011 e il 2012, secondo i dati riportati, il C-27J della Air National Guard eseguono oltre 3.200 missioni, trasportando migliaia di soldati e tonnellate di carico. Ma non sono i numeri a impressionare, è come e dove lo hanno fatto. L'aereo italiano fa ciò che nessun altro può. Atterra su piste sterrate a quasi 2500 metri di altitudine, in condizioni hot and high, che mettono in crisi altri velivoli. Diventa un collegamento vitale per le forze speciali in avamposti remoti, tanto che i piloti americani lo adorano. La sua manovrabilità, data la potenza dei motori del C-130J su una cellula più leggera e agile, gli permette manovre quasi da caccia, una capacità di salita e discesa rapidissima per sfuggire alle minacce da terra. E proprio mentre i suoi piloti ne celebrano le doti in combattimento, a Washington, a migliaia di chilometri di distanza, si prepara la tempesta. Nel 2012, con una decisione improvvisa e scioccante, il Pentagono annuncia la cancellazione totale del programma. Dopo aver ricevuto solo 21 dei 38 aerei allora sotto contratto, l'Air Force decide di mandare in pensione una flotta praticamente nuova. La motivazione ufficiale è una sola: tagli di budget. L'austerità imposta alla cosiddetta sequestration richiede sacrifici e, secondo l'Air Force, mantenere una piccola flotta di un aereo, di nicchia, è un lusso insostenibile. Meglio, dicono, affidare tutte le missioni ai C-130, anche se meno adatti per certi compiti. Ma dietro la versione ufficiale in molti leggono un'altra verità, ben più scomoda però. Una verità che odora di protezionismo industriale e lotte di potere. Cancellare il C-27J, secondo questa interpretazione, significava eliminare un concorrente che stava dimostrando sul campo di essere estremamente efficace in un segmento cruciale, potenzialmente erodendo quote di mercato al venerabile e redditizio C-130 della Lockheed Martin. È un colpo durissimo, che molti vivono come un tradimento verso un alleato e verso gli stessi piloti che su quell'aereo avevano contato. La decisione è presa. I 21 Spartan sono destinati al cimitero degli aerei di Davis Mountain, in Arizona. Una fine che sembrava segnata, sepolta da una decisione politica. Ma dopo tutto, una porta si chiude, ma in tutto il mondo se ne spalancano decine. L'America, senza volerlo, ha appena realizzato la più grande campagna di marketing possibile per il C-27J. Il messaggio che arriva alle forze armate di tutto il mondo è forte e chiaro. L'America ha comprato un aereo italiano, lo ha testato nelle condizioni più estreme, ha scoperto che funzionava fin troppo bene e poi lo ha cancellato per ragioni di budget e, forse, politiche. Il presunto tradimento americano diventa un sigillo di qualità. E poi, inoltre, succede qualcosa di ancora più incredibile. Quegli aerei destinati al deserto non ci restano a lungo. Il Pentagono si rende conto che, politicamente cancellato, l'aereo è operativamente troppo prezioso per essere buttato via. Inizia così una silenziosa ridistribuzione degli Spartan, reietti. Dei 21 aerei, 14 vengono presi in carico dalla Guardia Costiera americana, la US Coast Guard, che li battezza HC-27J. Si rivelano perfetti per pattugliamento marittimo, ricerca e soccorso. Gli altri 7 invece vengono trasferiti al comando per le operazioni speciali dell'esercito, USA SOAC. Proprio gli uomini che più di tutti ne avevano apprezzato le doti in Afghanistan se li riprendono per l'addestramento e altre missioni. E mentre quindi l'America ricicla i suoi Spartan, Leonardo, non più vincolata dal contratto americano, si lancia sul mercato globale. E il mondo, risponde. Uno dopo l'altro i paesi si mettono in fila. L'Austria ne compra 10, riconoscendolo come l'unico aereo in grado di operare nel suo vasto entroterra. L'Italia, che è stata tra i primi utilizzatori, ne ha in flotta 12. E poi Perù, Grecia, Romania, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Messico, Marocco, Kenya, Zambia e Azerbaijan. E molti altri ancora. La mappa del mondo si colora di operatori dello Spartan. E quello che era un programma con un solo grande cliente si trasforma in un successo globale con circa 15 operatori internazionali e quasi 90 esemplari ordinati. Ogni nuovo contratto è una smentita alla decisione americana del 2012. Ma la storia, non finisce qui. Leonardo ha continuato a evolvere lo Spartan e oggi la linea di produzione di Torino produce il C-27J Next Generation, una versione migliorata con winglets alle estremità alari per aumentare ulteriormente il carico utile e una nuova suite avionica. Inoltre, l'azienda ha sviluppato versioni specializzate che ne dimostrano l'incredibile versatilità. L'MC-27J Praetorian, una proposta per trasformare lo Spartan in una cannoniera volante, un mini AC-130. Grazie a un sistema che può essere installato rapidamente, l'aereo può essere equipaggiato con un cannone da 30 mm montato lateralmente, diventando una piattaforma di supporto al fuoco per le forze speciali. Inoltre c'è anche il C-27J MPA, Maritime Patrol Aircraft, una versione da pattugliamento marittimo e lotta antisommergibile, equipaggiata con radar avanzati e sensori. Quindi da mulo dell'aria a potenziale predatore dei cieli e dei mari, l'evoluzione dello Spartan dimostra che questo aereo non è solo il frutto di un passato glorioso, ma è una piattaforma proiettata verso il futuro. Ebbene, siamo partiti da un paradosso,
Un aereo scelto, celebrato e poi respinto dalla più grande potenza mondiale. E abbiamo scoperto una storia di resilienza, di orgoglio industriale e di un'eccellenza tecnica così innegabile da superare anche i giochi di potere più cinici. Alla fine, la controversa cancellazione americana si è trasformata nella più grande pubblicità per il C-27J. Forse pensavano di seppellire un programma nel deserto, e invece, gli hanno regalato il mondo. La storia dello Spartan è l'emblema di un'Italia che, quando punta su innovazione e qualità, sa costruire macchine che il mondo intero desidera. La vicenda dello Spartan però comunque rimane unica. Ma voi cosa ne pensate? È stata solo una questione di budget, come sostiene la versione ufficiale, o c'era dell'altro? Un deliberato protezionismo per difendere i colossi industriali americani, magari? E inoltre, conoscete altre storie di tecnologia italiana che hanno avuto un percorso simile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E se vi piacciono queste storie di tecnologia, geopolitica e intrighi nazionali, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Grazie per avermi seguito fino a qui e alla prossima!